Ciao, benvenuto o bentornato su questo canale. Se non mi conosci ancora, mi chiamo Virginie e sono un interior designer e amo co-creare con i miei clienti le loro case affinché possano avere una casa bella, funzionale, che li rappresenti e soprattutto li supporti nella vita di tutti i giorni. Questo dalla consulenza fino all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa e ristrutturazione dandoti suggerimenti e spunti affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa nella quale non vedi l'ora di tornare per trovare ed essere te stesso. Ricorda che sono suggerimenti, quindi prendi solo quello che senti davvero faccia al caso tuo, il resto lascialo andare. Quando è ora di arredare casa è facile cercare ispirazioni tra riviste e internet e tante volte ci capita di vedere delle ambientazioni davvero magnifiche, però attenzione a copiarle perché alcune soluzioni sono davvero poco pratiche. Una casa deve essere bella, certa, ma prima di tutto funzionale. Oggi vedremo alcuni elementi che possono avere l'effetto wow, ma che alla fine possono risultare davvero poco agevoli. Prima di cominciare, se ti piacciono questi argomenti e non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, così resterai sempre aggiornato e mi aiuterai a farlo crescere. Lo apprezzerò tantissimo. Metti un bel like al video, partiamo! Direi di non perdere tempo e di entrare subito nel vivo dell'argomento e vediamo 7 elementi dall'effetto wow, ma che sono davvero poco pratici. I divani bianchi sono davvero bellissimi da vedere. Il bianco è un colore senza tempo che si abbina a qualunque stile e colore. Inoltre sicuramente aiuta a rendere la stanza più ariosa e luminosa. La tentazione quindi può essere forte, ma è davvero assolutamente non pratico. Il bianco si sporca immediatamente e quindi sei costretto a lavare le fodere molto spesso, consumandole inevitabilmente. Oppure devi poi metterci sopra degli inestetici copridivani e di questo purtroppo ne parlo a ragion veduta, perché in effetti i miei primi divani, lo ammetto, erano bianchi e poi ho dovuto metterci degli inestetici copridivani. Disastro, li ho già cambiati. Se proprio ami i divani bianchi alla follia, allora il consiglio è di comprarli con fodere altamente performanti, di quelli idrorepellenti e antimacchie, e magari di comprare una seconda fodera in modo da poterle cambiare ciclicamente. In alternativa, un buon compromesso potrebbe essere dei divani color crema o grigio, di colore chiaro, però non sono bianchi, non si sporcano immediatamente o comunque si nota meno. I divani senza braccioli sono abbastanza popolari perché sono lineari, eleganti, senza l'ingombro dei braccioli risultano anche più leggeri. Però quando si è seduti sul divano, avere un appoggio per il braccio risulta davvero molto più comodo e meno rigido. Se non hai un puff o una chaise lounge, potresti voler anche allungare comunque le gambe sul divano e se hai un bracciolo che ti fa da supporto alla schiena, lo puoi fare, se no è un disastro di nuovo. Anche in caso di pisolino, avere un bracciolo sul quale appoggiare il cuscino è senza dubbio più comodo, oltre che avvolgente. In effetti il bracciolo in qualche modo ti abbraccia. Quando si compra un divano, anche in considerazione dell'investimento, bisogna avere quindi ben chiaro come lo si usa, perché è davvero un peccato poi non sentirsi a proprio agio quando ci si siede sopra. Il vetro aiuta molto a rendere una stanza luminosa. È relativamente facile e veloce da pulire, ma di contro è che basta sfiorarlo perché si sporchi e la polvere si vede più che su altre superfici.
Quindi soprattutto se non dovessi essere un amante delle pulizie, come non lo sono io, valuta bene se e cosa prendere in vetro. Se ami il vetro potresti anche pensare di prendere il vetro opalino, che non essendo trasparente mimetizzerà meglio la polvere ed eventuali tracce. Il discorso è molto simile per quanto riguarda le superfici nere lucide, sono sempre da pulire. Il concept delle mensole e dei comodini aperti è popolare da molti anni perché dà maggior respiro agli ambienti rispetto ai mobili chiusi. Tutte le immagini proposte sulle riviste o su Pinterest o Instagram sono sicuramente meravigliose. La realtà però è che la maggior parte delle volte sono preparate ad hoc per le fotografie. Nella vita reale le cose non sono come le immagini. Inoltre librerie, mensole e comodini aperti sono da pulire e togliere tutto ogni volta è davvero poco pratico. Questo significa avere solo mobili chiusi? Ovviamente no. Ma dovranno essere pochi elementi e magari davvero studiati e decorati con attenzione e intenzione, ovvero tutte pensate per mettere in mostra e non per immagazzinare. Mi spiego meglio, ci sono libri e oggetti che vale la pena mostrare creando composizioni particolari e altri invece no. C'è poi un aspetto pratico oltre che estetico. Tutto quello che è aperto e in bella vista va pulito regolarmente, perciò se preferisci impiegare il tuo tempo diversamente che pulire spesso, rifletti bene su quanto tenere all'aperto e in bella vista. Ormai è un po' di anni che per il bagno viene proposto il lavabo appoggiato sul mobile o su una mensola. Questo lavabo può avere qualunque dimensione o forma, accompagnato da un rubinetto lungo, appoggiato anch'esso, o un rubinetto a muro. Ammettiamolo, ce ne sono di davvero bellissimi da vedere, ma sono poco pratici. Di fatto, nella zona dove il lavabo appoggia al mobile o alla mensola sarà sempre bagnato e sporco e quindi questo richiede una pulizia costante. In caso che anche il rubinetto sia appoggiato al mobile, potrebbe anche esserci la difficoltà di passare bene la spugna in quella zona. Se si tratta di un bagno ospiti poco utilizzato, magari questo disagio potrebbe non essere così marcato, ma in caso di bagno principale invece sarà evidente, quindi sarà meglio avere sempre una spugna vicino e pulire ad ogni utilizzo. Anche le docce aperte sono un trend sempre più in voga. C'è solo una parete di vetro laterale che copre metà doccia e null'altro. Sono senza dubbio molto belli, super minimal, visibilmente perfetti, soprattutto nello stile contemporaneo, ma decisamente poco pratici. Un motivo è che per quanto si possa fare attenzione sarà inevitabile schizzare e quindi si bagnerà dappertutto. Potrebbe andare bene se si ha una doccia molto grande per cui la parete in vetro è davvero molto lunga, in caso contrario sarà davvero un po' scomodo. C'è però anche un altro aspetto che non salta subito all'occhio ed è quella che non essendo una doccia chiusa non ci sarà l'effetto serra e quindi c'è il rischio, soprattutto in inverno, di avere freddo mentre si fa la doccia. Ho parlato spesso dell'importanza dei tappeti in interior design. Apportano trame, colori, hanno la capacità di creare delle aree raggruppando insieme gli elementi. Bisogna fare attenzione però alla tipologia.
È facile infatti essere attratti dai tappeti a pelo lungo perché sono belli da vedere, soprattutto sono super morbidosi. Il problema è che richiedono una manutenzione continua perché trattengono molto di più lo sporco e si arruffano e infiltriscono facilmente. Sicuramente sono da evitare in caso di animali perché prima di tutto li rovineranno facilmente con le loro unghette, ma il loro pelo resterà anche più facilmente intrappolati in quelli del tappeto. In generale, anche quelli di ottima qualità si rovineranno molto più velocemente di quelli a pelo corto. Potrebbe andare bene in zone poco trafficate, ma anche così, vista la vastità delle opzioni, il consiglio è insomma di evitarli. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto, nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti, sentiti poi libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di esca non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua mini consulenza, trovi i miei contatti in descrizione. Se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscrivere al canale e attiva la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di cuore per essere stato qui con me. A presto!